Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi prepariamo insieme la torta mimosa, la torta per celebrare tutte le donne. Iniziamo a preparare il pan di Spagna. Dobbiamo montare 7 uova, 260 g di zucchero, scorza d'arancia, vaniglia e un pizzico di sale. Quando le uova sono ben montate, si dice che scrivono, cioè che il composto resta in superficie. Setacciamo 225 g di farina e 75 g di fecola di patate. Aggiungiamole all'impasto. Dopo versiamo in una tortiera da 26 cm di diametro e in una da 22 cm di diametro. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Pronti per preparare la crema pasticcera. Mettiamo quindi sul fuoco 1 litro di latte con scorza d'arancia. In una terrina invece andiamo a miscelare insieme lo zucchero e l'amido di mais e di riso. Aggiungiamo quindi 4 tuorli, un goccino di latte e amalgamiamo bene il composto fino ad ottenere un impasto liscio. Aggiungiamo la vaniglia e il latte caldo. Filtriamo il tutto con un colino e riportiamo sul fuoco. Mescoliamo fino a che la crema si sarà addensata. Quindi la trasferiamo in una terrina e la spatoliamo per circa 2 o 3 minutini finché la crema diventerà liscia e si abbasserà naturalmente di temperatura e potremo coprirla con pellicola alimentare. Lasciamo raffreddare e mettiamo mezz'oretta in frigorifero. Quando la crema è già fredda possiamo montare 500 g di panna. Vi consiglio di utilizzare una panna già zuccherata e molto fredda. Quindi inseriamo anche la crema pasticcera che ormai si sarà solidificata e montiamo il tutto insieme. Quando il pan di Spagna è freddo, possiamo spellarlo, cioè togliamo la pellicina che si sarà formata sia sulla parte superiore che inferiore. Con un coltello seghettato come questo andiamo a tagliare il pan di Spagna in 4 strati. Tre di questi strati li utilizzeremo per la torta e uno invece lo andiamo a tagliare a cubettini per poi decorare la torta. Anche il secondo pan di Spagna che abbiamo realizzato ci servirà sempre per fare i nostri cubettini. Prendiamo un vassoio, posizioniamo il primo disco di pan di Spagna e andiamo a bagnarlo. Possiamo utilizzare una bagna al limoncello oppure lo stesso succo delle pesche. Facciamo un giro con la nostra crema, la livelliamo utilizzando una spatolina e aggiungiamo della frutta sciroppata tagliata a cubetti. Io ho utilizzato sia le pesche che l'ananas. Facciamo aderire bene la frutta alla crema. Passiamo quindi al secondo strato di pan di Spagna, lo bagniamo e di nuovo lo farciamo con la crema e la frutta sciroppata. Nel frattempo vi ricordo, se vi va lasciate un like a questo video per sostenerlo, condividete con i vostri amici e se non siete iscritti è il momento giusto per farlo. Siete i benvenuti.
Vi aspetto anche su Instagram. Vi lascio tutti i link qua giù nell'info box qualora vi andasse di seguirmi. Adesso andiamo a mettere un po' della nostra crema che ci è avanzata anche all'esterno. Non occorre assolutamente essere precisi. Infatti tutta la torta verrà coperta dai cubettini di pan di Spagna. Non ci resta quindi che far aderire le nostre mimose alla torta in questo modo, davvero molto semplice. Completiamo con una spolverizzata di zucchero a velo. E se volete potete aggiungere anche un paio di fragoline come ho fatto io, un fiorellino in ostia e qualche mimosa. La nostra torta è pronta, fatela riposare per almeno 5 ore in frigorifero. Io, per fare il video, invece la sto tagliando subito. È davvero buonissima, super delicata. È davvero molto semplice da realizzare, spero che proverete questa ricetta. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, se questa torta vi è piaciuta. Naturalmente vi ricordo che nella sezione video trovate tantissime ricette sia dolci che salate, sono quasi 1000 ricette davvero per tutti i gusti, soprattutto se vi siete persi qualche ricetta potete sempre guardarla in qualsiasi momento in cui siete liberi. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, vi aspetto numerosi, vi mando un bacione e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao a tutti!